Se sei un fan dello spritz, questo è il video perfetto per imparare italiano insieme. Oggi vedremo insieme la ricetta dello spritz in 3 livelli diversi. Livello principiante, livello intermedio e livello avanzato. Spero tu possa migliorare il tuo vocabolario italiano e spero che questo video ti piaccia e imparerai anche come si fa uno spritz. Quindi cominciamo! Oggi preparo uno spritz italiano autentico. Gli ingredienti sono il prosecco, l'Aperol, il Campari o il Select. Io ho il Select, tipico veneziano di Venezia, soda o acqua frizzante, l'arancia, un'arancia, ecco qui un'arancia, del ghiaccio. Questo è un calice. Prendo il calice, metto il ghiaccio, verso il prosecco, poi verso il Select, infine la soda, mescolo delicatamente, taglio l'arancia, aggiungo l'arancia allo spritz ed ecco fatto. Lo spritz è pronto ed ecco pronto il nostro spritz. Cin cin! Oggi ti mostro come preparare l'autentico spritz italiano, che è uno degli aperitivi più famosi d'Italia e anche nel mondo. La ricetta tradizionale segue le proporzioni 3, 2 e 1. Infatti abbiamo 3 parti di prosecco, poi abbiamo 2 parti di Aperol oppure Campari, oppure nel mio caso io ho il Select, tipico veneziano. Eccolo qui. Cambia un po' il gusto, però sono tutti e 3 ottimi. E infine una parte di soda oppure acqua frizzante. In passato usavano l'acqua frizzante, adesso è più tipica la soda. Useremo poi un calice e per concludere aggiungeremo una fetta di arancia per decorare. E sicuramente non può mancare il ghiaccio, quindi anche il ghiaccio è essenziale. Per cominciare prendo il calice da vino con abbondante ghiaccio. Per misurare utilizzerò questo bicchierino di Barcellona, questo è un souvenir. Verso prima il prosecco, poi l'Aperol o il Campari o, come nel mio caso, il Select e infine la soda o, se non la avete, l'acqua frizzante. Questo ordine
aiuta a mantenere il giusto equilibrio dei sapori. Poi mescolo delicatamente. Ho tagliato l'arancia qui sul mio tagliere e taglio una fetta d'arancia fresca e decoro il mio spritz. Ed ecco fatto, questa era la ricetta dello spritz. Lo spritz è un po' il cuore della cultura dell'aperitivo italiano. Ci sono anche altre versioni, questa è la scelta più classica. Cin cin, alla salute! Oggi prepareremo insieme uno spritz. Si tratta di uno dei drink più iconici e più conosciuti al mondo e in Italia. Parliamo proprio di un simbolo della tradizione italiana e è soprattutto radicata nel Veneto, ma è diffusa veramente in tutta Italia. È veramente comune uscire il pomeriggio per strada e vedere persone che sorseggiano uno spritz in un bar, in un ristorante. Si tratta proprio di un momento che molti italiani si prendono nel pomeriggio prima di cena. Quindi oggi vi mostro come preparare uno spritz seguendo la ricetta autentica con i seguenti ingredienti. È fondamentale rispettare la celebre proporzione 3-2-1, quindi le dosi sono 3 dosi di prosecco. So che in alcune ricette si usa anche il vino bianco, io ho il prosecco, quindi useremo quello. Poi 2 dosi di Campari, Aperol oppure Select. Il Select è quello che ho io qui adesso ed è proprio tipico veneziano. È un bitter, quindi ha quella nota amara, dà quella nota amara allo spritz, che è appunto ciò probabilmente per cui è famoso. Si tratta inoltre di un blend di erbe aromatiche, qui c'è scritto 30 erbe aromatiche, tra cui spiccano le bacche di ginepro, delle caratteristiche note balsamiche e floreali e le radici di rabarbaro, che appunto conferiscono l'intensa nota amara. Se preferite uno spritz più dolce, vi consiglio l'Aperol. L'Aperol è più dolce. Qui a Roma di solito, se chiedete uno spritz, vi chiedono Campari o Aperol. L'Aperol è più dolce. Poi una dose di soda, si può anche utilizzare l'acqua frizzante, quindi dipende da cosa avete a vostra disposizione. Anche se non è di stagione un'arancia, ma appunto è immancabile nella ricetta, quindi l'arancia, e verseremo tutto in un calice e ovviamente non può mancare nemmeno il ghiaccio, che andremo ad aggiungere abbondantemente nel nostro calice. Quindi questi sono gli ingredienti e adesso facciamo lo spritz. Eccomi pronta per preparare lo spritz. Inizio riempiendo generosamente il calice con del ghiaccio, successivamente verso il prosecco. Per misurare utilizzerò questo bicchierino di Barcellona. Seguito da, in questo caso, il Select, ma se non fosse a vostra disposizione vanno benissimo anche l'Aperol, il Campari o un bitter. E infine l'acqua frizzante oppure la soda. Una leggera mescolata consente agli ingredienti di amalgamarsi senza compromettere però l'effervescenza del vino. Poi guarnisco in modo tradizionale con una fetta d'arancia. Prendo l'arancia e vado a tagliarla per aggiungere poi una fetta al mio spritz e questo mi permette di arricchire anche un po' l'aroma del drink. Ed ecco fatto, questo è il nostro spritz. Come vi dicevo all'inizio, ci sono diverse versioni e varianti. In questo caso si tratta proprio di un classico, di una delle fondamenta
della tradizione dell'aperitivo italiano. Nella ricetta veneziana autentica so che c'è anche un'oliva, va aggiunta un'oliva verde che va ad esaltare ulteriormente i sapori. Io personalmente non ho olive in casa e non mi piacciono, per questo non l'ho inclusa. Quando sono stata a Venezia ho bevuto lo spritz con l'oliva ed è appunto tipica come cosa, come aggiunta. Lo spritz lo vedrete servito magari al tramonto, ad esempio in una piazza, in un momento di convivialità. Possiamo definirla proprio un'esperienza, un momento anche molto italiano. Un buon accompagnamento con lo spritz possono essere ad esempio i taralli. Questo è un tarallo, sono deliziosi, oppure delle patatine, delle noccioline e spesso anche un tagliere di affettati e formaggi. Spero questo video vi sia piaciuto. Se sì, vi chiedo di supportarmi come preferite, vi ringrazio come sempre e se questo format vi piace lo continuerò, quindi fatemi sapere e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!